Bryan, I said we were going to do every other month for Accademia Giallo going forward You because, sure did. just too much on everybody's plate, right? Right, right. Well, that was a week ago, give or take, and we're already back. But this is Here not, we are. yeah, but it's not an official episode. This is more of a Accademia Giallo guest lecture, if you Mm, will, yeah. because, and you were there, so I was going to say, as you may know, but you know for sure, January 23rd and 24th, the Music Box Theater here in the lovely windy city of Chicago, Illinois, USA, had another installment of their January Giallo series. They were closing it out for 2024 with a very special guest appearance, an in-person guest appearance for 2 nights with a director that we've talked about a lot on this series, Mr. Sergio Martino, director of Torso and The Strange Vice of Mrs. Ward and All the Colors of the Dark and numerous other films, The Case of the Scorpion's Tail, which we talked about. The kind folks at the Music Box Theater were gracious enough to allow Bryan and I, within mere inches of the Maestro, to sit Yes. down for what was supposed to be a half-hour conversation, ended up being nearly an hour, talking about his career, his opinions on the genre, his definition of the giallo genre, and many, many other things. The maestro is he lives in Rome. He is a full-blooded Italian. So we had the assistance of an interpreter named Alice Pistono, the very lovely and talented scientist slash linguist slash just all-around multi-hyphenate. I'll have links to her stuff down below, along with Super a impressive. photographer named Gabriele Garfoletti, who was taking pictures throughout both nights of the event, and we'll have his information below too. Some of the pictures you may actually see in the montage that could be playing right now as you're listening to this. But essentially, we sat down with the maestro in a conference room in the Music Box Theater offices. We had carte blanche to ask him anything we wanted, and Bryan and I certainly did. So you're going to see this interview pretty much the way that we experienced it. It's not going to be subtitled. It's going to be very lightly edited, just taking out a couple of like interruptions and things like that. But what I'm going to do to make it easy for folks, because there was a lot of talking in Italian, and then a lot of very exuberant interpretation of that, kind of like hand gestures and stories, and it was wonderful. But I'm going to put timestamps down in the description, so you'll see the questions that we asked, and then a timestamp to Martino's answers in Italian, and then Alice's interpretations of those in English, just in case you want to scrub through and get to the good stuff, or if you want to kick back and just watch what happened, because it was a very lively, fun, and informative, as they say, interview. So, real quick, like I don't know if you even planned to mention this, but he kind of dropped a little bit of a news scoop. Like I after we did this thing, I went home and I was like, oh yeah, like he mentioned this thing. I searched for it and like I didn't see anything other than a few little Italian notes or whatever. But the fact that like this film behind me like might uh come out like in a new form like in the future sometime, like that's, oh my god, like that. I didn't hear anything prior to this interview regarding that, so I don't know if that constitutes a news scoop or bombshell or whatever, but I, goddamn. You know? we'll let the audience decide and do some extra credit digging if they want. Yeah, it was definitely news to both of us, so I'm not sure. I don't want to jinx anything. Right. Although, given the state of, I'll just say it, remakes nowadays, I'm kind of scared. But who knows? Maybe it'll be awesome. So, Bryan Martinez of the Giallo Room and Accademia Giallo, which will be back next month Yep. with something. I'm not sure what we're talking about. I can't recall. But thank you very much again. If you like this interview after you're done watching it, please like, subscribe, share it with your friends. This was a very rare opportunity because Martino doesn't make it back to the Right. States that often. I don't think he'd been in Chicago in several decades. Right. So yeah, this is a pretty big opportunity to learn from one of the best to ever do it. So thank you very much, Bryan. Thank you, everyone out there who supported the show. And yeah, let's take it away with the maestro, Sergio Martino. Maestro Martino, it is an honor to be able to share some time with you this evening.
We're here in Very Chicago. kind. You are very kind. Oh, well, thank you. We're here in Chicago at the Music Box Theater ahead of a two-night event celebrating two of your most iconic Giallo films, Torso and The Strange Vice of Mrs. Ward. This week. This week, tonight, Okay, yeah. tonight. Yeah. So, thank you so much for joining us. How are you? Quite good. That's like Fantozzi. You never saw the comic actor in Italy that is always making something disappear off the table. You understand what I'm saying? Yes. Oh, yes. I try to speak Italian, but much better. Okay. You once compared your films to soft drinks, calling them unaffected products for mass consumption. But why do you think that your brand of Giallo has been so effective for over 50 years, affecting and exciting audiences all over the world, and including tonight here at the Music Box? Not in Italy. No? Not too much anyway in that period. Well, when I prefer to speak Italian. Quella stagione particolare di cinema ovviamente il cinema di film thriller e gialli era molto atteso dal pubblico e quindi questo tipo di film dopo il periodo del western cominciò l'interesse molto del pubblico anche sui film gialli, ovviamente cominciando con dei film che forse abbiamo cominciato noi per primi, non io regista, che era Il dolce corpo di Deborah e che quindi era un film che tutto sommato sotto certi aspetti ha le stesse caratteristiche tra le righe dello strano vizio della signora Ward. Primarily, it's the fact that these movies are the sort of thing that people really wanted to go see. It was one of those seasons that people were looking forward to. After the era of thriller movies and Western movies, there comes the Giallo movies. And so there was one in particular that anticipated the trend, that has a few elements in common with The Strange Vices of Mrs. Ward, and that is Il dolce corpo di Deborah. Il dolce corpo di Deborah. That would translate to Carol Baker. Carol Baker. Carol Baker. I think that would literally translate to Deborah's sweet body, but I don't know if there's a different translation for the original version in English. Yeah. The body of Not Trintignant, sorry. Not Trintignant, ma Jean Sorel was. Carol Baker, Jean Sorel. Okay. Well, you've worked in just about every film genre, and from what I understand, you almost pursued a career in geology. Are there any lessons that you took from these studies into filmmaking, and any lessons from giallo into sex comedies, from sex comedies to sci-fi, etc.? Can you repeat? La domanda è se inizialmente ti ha chiesto tu, sai perché? Volevo fare il geologo, sì. Volevi fare il geologo, ti chiede se ci sono degli elementi di quel tipo di passione, di studi che hai poi riportato all'interno dei tuoi film, la geologia appunto, Certo. oppure anche se ci siano state comunque delle intersezioni tra i tuoi interessi e alcune delle produzioni che poi sono venute successivamente. Tendenzialmente io sono stato sempre nella mia vita alla ricerca di esperienze diverse e quindi nella mia, diciamo, dopo il mio periodo di scolastico ho cominciato a fare geologia soprattutto perché pensavo che mi desse la possibilità di girare molto il mondo. So I began my career thinking my curiosity had to be on top of the list of priorities. I've always been curious, I've always been adventurous, and when it came to deciding what to pursue with my studies, I told myself, well, I want to do something that brings these elements together. That's why I initially chose geology. E questa mia partecipazione a fare diciamo, lo studio della geologia ovviamente mi mise di fronte a una valutazione che ho fatto nel stesso tempo. Io vengo da una famiglia in cui si faceva cinema e quindi di conseguenza pensai che piuttosto che andare nel mondo nei deserti a guardare le pietre era meglio andare nel mondo con delle belle ragazze a fare dei film. But there were contrasting opinions because in my family, I grew up in a family that used to do movies. Cinema was our thing. And so at one point I was evaluating my options and I thought, well, rather than going in the desert looking at rocks, why don't I look at beautiful women making movies? That's the first intention. Otherwise I like, it's much better, it's molto meglio fare
cioè vivere la propria vita nelle professioni che piacciono di più. Probabilmente dentro di me mi è rimasto il rimpianto di non aver fatto geologia, infatti io sono molto attratto da quelli che sono gli momenti evolutivi della Terra. Nello stesso tempo poi ho fatto un'attività che sotto certi aspetti faticosissima, anche non sempre allegra e drammatica, ma una volta anche drammatica, che probabilmente poi è stata anche più facile realizzarla sotto il profilo della continuità. So I strongly believe that one should work and pursue a line of work that is similar to one's interests and what passionates you the most. So in my case, I do have a little bit of regret in terms of not pursuing geology, because I'm still fascinated by how the earth evolved and how it came together. But at the same time, when I think of my experiences, I have chosen the path that was right for me, although physically demanding at some point, because being a director can be physically demanding, but it also fit me better compared to what I initially thought would be my career. Posso dire una battuta che si capisce più in italiano? Cioè in realtà la geologia studia le fosse tettoniche. That will not work, I'm sorry. So it's Ma in italiano it's c'è a anche joke altro tipo di tette che yeah, sono. because tectonic plate, tectonic like sounds like boobs. So he was making a joke around that, but I don't know how In to Italian translate it. tette means the same thing. Very interesting. Mi piace di divagare sempre quando ho fatto anche dei film gialli, però tendenzialmente non ho mai creato quell'atmosfera di cupezza, eccetera, oddio, silenzio. Ho sempre cercato di girare i film quasi sempre in allegria, anche in circostanze di film dove forse c'era necessità di concentrazione sul delitto, sulla situazione legata a una situazione di suspense. I like to play around, and I think it's pretty evident even in my movies when there was maybe a very suspenseful moment or a thriller situation. I always like to keep it a little bit lighter to create that sort of space for a bit of sarcasm even. And so it is something that I do on a daily basis in my life. Molti attori ovviamente soffrivano di queste cose, per cui molti attori pensavano di concentrarsi su tutti un po' come Amleto, chi fa Amleto deve concentrarsi prima, e questo probabilmente in alcune volte ha creato da parte di loro una volontà di essere, diciamo, di vivere in un clima goliardico. Some actors didn't particularly enjoy that because maybe they really wanted to be focused, like like the Hamlet, right? That kind of mentality where you need to be extra dramatic and get into the character. So they sometimes didn't fit into this bit more cheerful way of approaching the job. Okay. Well, in 4 years of doing our series Accademia Giallo, in which you are one of our most discussed directors, my co-hosts and I have struggled to define Giallo. What is the genre to you? How do you define it? Alcuni dei suoi colleghi dell'Accademia Giallo, che è un loro progetto, fanno un po' fatica a definire la parola giallo così com'è. Tu come la definiresti? La parola giallo è legata ai libri che si facevano in copertine gialle, quindi in questo senso però i contenuti di quei libri tutto sommato più leggeri, diciamo, con qualità artistica del racconto, però comunque altrettanto avvincenti, erano rappresentati con questa espressione che poi dall'aspetto del libro è arrivata anche nel cinema. Quindi il problema di questa parola che tutto sommato dà una direzione di interesse che forse non è molto congeniale magari a quello che potrebbe essere il rosso del sangue, che invece però in Italia ha avuto questa grande diffusione. Non so se all'estero... Sì. Questo concetto. Ok. Otherwise I'll forget, sorry. He was just mentioning that
basically giallo, it means yellow in English. So it is intrinsically correlated to the tradition of having a yellow backbinding to books. That's how they were first printed. And so this initially was just a habit in the book selling sector, which translated into movies quite directly. And the features are the classic thriller feature, having suspense, having elements that are common to many other genres that would belong to, giallo sororities. And this obviously carries some elements of continuity between the books and what's in the movies, but it doesn't actually belong to the main elements of the giallo. For example, the red color for blood. It's not intrinsically correlated with the yellow itself, but that's how it came about. Well, what is it, I guess, in terms of how you define giallo for yourself? Are there elements that when you were making giallo films you really wanted to capture or get across to the audience? Ci sono degli elementi del tema giallo che ti appartengono particolarmente, che tu hai voluto sviluppare e portare all'interno dei tuoi film affinché arrivassero al pubblico in una maniera molto laterale? Tendenzialmente ho cercato sempre di fare dei film che non seguissero molto l'aspetto dei dialoghi, e ho cercato sempre di dare una dinamica, alcune volte anche crudele, dei personaggi, perché penso che i film abbiano di questo tipo, però come tutti quanti i film, non solo questi, abbiano bisogno di ritmo. Però adesso volevo aggiungere un'altra cosa. So, some of the elements that are typical of a giallo movie I really liked. The fact that, for example, you can have a ruthless character in it, somebody who has that kind of intrinsic evilness to them. But then there's other things that I didn't want to bring into my movies yet. E l'esempio lo faccio molto calzante, perché in quegli anni di produzione furono fatti dei film dalla società di mio fratello con Carol Baker e Gian Sorella, eccetera, che in realtà le cui storie sono molto simili al mio film. Però nello stesso tempo, secondo me, erano troppo letterari e di conseguenza ho pensato, nello strano vizio della signora Ward, che tutto sommato nasce da quell'idea, che poi forse aprirò un'altra parentesi, determinata da un famoso delitto di quegli anni in Italia che si chiama il delitto Fenaroli, in cui un marito che viveva a Milano aveva la moglie a Roma e aveva un tracollo economico. Allora, siccome la moglie aveva un'assicurazione sulla sua vita, lui organizzò un delitto mandando un mandante a Roma che uccidesse la moglie. E tutto questo quindi lo metteva in una situazione di avere un alibi incredibile. Per una serie di circostanze incredibili in quegli anni così diciamo diversi da quelli di oggi, cosa successe? Che l'assassino che doveva venire a Roma partì da Milano sotto un falso nome. Allora era possibile viaggiare in aereo sotto falso nome, e ovviamente uccise la moglie e ritornò in treno da Roma verso Milano. E poi riesci a ricordarti tutto adesso? Sì? E a questo punto cosa successe? Che stranamente lui, diciamo, in realtà aveva un alibi che sull'aereo nel Rio si chiamava Rossi. Stranamente una signora che viveva e che stava nel treno lo riconobbe e disse: questo signore stava diciamo sul treno del ritorno, e misurarono il tempo di come dal momento che aveva ucciso la moglie arrivò a Milano, e di conseguenza fu scoperto, e quindi è incriminato sia questo Diani, che era l'assassino, e sia il Fenaroli. Okay, so some movies, some productions that my brother, for example, started, they have some elements in common with my movies and that are typical of the giallo genre, but like the ones with Carol Baker, but they took the meaning a bit too literally. And what I wanted to do was conveying things that would be a bit more lateral. So one example, as a story that he brought, is this particularly famous murder that happened in Italy. It was an actual case. Caso Fenaroli. It's called Delitto Fenaroli, so the murder of Mrs. Fenaroli in this case. And the story goes like this, which has some elements in common with Mrs. Ward, which is why he was talking about it.
The story goes like this, and this is a real story. A murderer, so a man was having economic trouble with his family, and he went bankrupt. And at one point, because his wife had life insurance policy, which was going pretty well in terms of premium, he decided to hire an assassin to murder her. And this assassin, it was years and years and years ago, he left from Milan to go to Rome and actually murdered that woman. But while traveling from Milan to Rome on a flight, he traveled under a false name, and the name was Rossi. It's possible in that It was possible at the time. But then, so he killed that woman and he traveled back by train, and this time he used his own name because he didn't have to have a cover-up situation. Too bad, a woman on the train recognized him, and when he showed his ticket with a different name, she said, "No, actually, I know this man. He sat next to me on the plane. His name was different," and that's how they caught him. And he was actually incriminated for the murder. And that's what inspired Mrs. Yeah. E su questa storia furono fatti 2 o 3 film da Romolo Guerrieri e Lenzi, in cui raccontavano più o meno la stessa cosa con Carol Bach e insomma altri Gian Sorelli e altri attori. Quando arrivò la mia volontà di fare regista, più o meno la meccanica da Ernesto Castaldi, che scriveva più o meno sempre questo tipo di argomento, mi venne l'idea che fare un film legato solo a questa meccanica potesse diventare lento, prevedibile, eccetera. Allora mi venne l'idea nello strano vizio del signor Ward di cambiare il copione e di mettere che nello stesso tempo che un serial killer uccideva delle donne, nello stesso tempo il marito della moglie, che era la Fene, cercava di far credere che tutto fosse nelle mani di questo killer che si racconta. Quindi il bello del film è che spesso e volentieri si vedeva un qualcuno che uccideva una donna e dopo un certo numero di tempo apparve la faccia di un personaggio che il pubblico vedeva ma era sconosciuto, e quindi di conseguenza si riaprì di nuovo la meccanica di cercare di sapere chi poteva essere l'assassino. So many people decided to reinterpret this movie in several different ways. So there was a few productions at the time that recalled this very, very famous murder. However, when I started my career as a director and I decided, I want to do something similar, but let's take it from a different angle. I wanted to insert different elements. And so what I did with Mrs. Ward was, in this case, I tried to have 2 simultaneous moments. When the serial killer was performing his own acts, we also had the husband, and we saw his viewpoint from a completely different angle. So we have situations where there's the murderer and he's performing the act, but then at the same time there's his face, and we don't know anything about this face, and that reopens a variety of possibilities and it makes it more interesting. Ricordo che il pubblico, quando scoprivano la faccia dell'assassino di questi altri delitti, restavano perché ovviamente non si immaginavano che potesse essere il marito, quelle false piste che c'erano nella storia. E quindi fu questa una trovata che oltretutto diede molto ritmo al film, perché ovviamente c'era molta più azione di dialoghi tra commissario e agenti. So when the audience would then discover who the actual murderer was, that created such variety and surprise. People were like, whoa! Because I gave it some rhythm with that flow. I tried to insert elements such as dialogues between the detective and the husband, and things that would happen throughout the movie that would spice it up a little bit. Yeah. You understand everything about did you remember film? Did you see the movie, or did you see The Stranger Eyes of Mr. Ward? Yes, of course. And you never understand that it's similar al Dolce Corpo di Deborah? You understand? I read about that movie. You already read that. Okay. J&B. There is also the only thing that you have in this kind of movies is J&B. Well, we've got a question about that in a little bit. One of the things fans appreciate so much about your movies is the incredible cast of actors who keep showing up, especially George Hilton, Ivan Rozanov, and of course the incredible Edwidge Fenech. Can you talk about how you discovered these performers and the key to working with them again and again in your films?
Cioè, parlando dal protagonista, la Fennec, no? No, la domanda è più che altro come hai trovato questi talenti e come è stato mantenere un rapporto continuativo di lavoro nel corso degli anni con loro? Con loro? Beh, perché nel corso di pochi anni, perché in realtà io ho fatto anche 2 film, 3 film all'anno, quindi di conseguenza è stato un rapporto continuativo, tante volte limitato a un certo tipo di film, insomma. E quindi nello stesso tempo, per esempio, tra questi attori sicuramente George Hilton ha fatto con me diversi film, la Fennec fece il primo film, poi invece io feci il secondo film successivo, quello La coda dello scorpione, The Scorpion Tail, in cui lei non poté fare il film perché aspettava un bambino, di conseguenza la sostituì con l'attrice che non mi ricordo il nome, comunque che era un'attrice svedese, molto brava, molto simpatica, molto fredda, però devo dire. So it was actually very intense in the sense of the period of time that we spent together, because it feels like it was years, but actually at the time I was directing maybe 2-3 movies a year, which is very different than what happens now. So it did feel like a really long time, but it actually was all squeezed in together. And that also means that if something happened in somebody's life, that would affect the production. So, for example, in Scorpion's Tail, Fennec was pregnant at the time, and so she couldn't be part of the movie. And in that case, we had to replace her with actually a really good actress, Swedish actress, who is a little bit cold but beautiful. Wow. Tutti i colori del buio. All the color of the dark. Yes. No. The music box is playing Torso today. Yeah. It is largely seen as a quintessential Giallo film and a big inspiration for the slasher genre. What inspired you to make the film, which really amps up the tension and graphic violence you've been building in previous movies? And what can you tell us about the killer's iconic red and black scarf? Dammi bene, ho capito molto, però meglio me lo ricordi in quello. Oggi fanno vedere Torso, appunto, Sì. che è una produzione tra le più importanti di quelle che hai Giallo, creato sì. a livello di giallo, perché ha degli elementi molto iconici del giallo, Certo. e ha ispirato poi anche degli artisti successivi. Quello che ti chiede è in particolare di descrivere la questione della sciarpa. Sì, della sciarpa, sì, Esatto. certo. Sì. I'm sorry, you asked about the scarf and The inspiration graphic for violence. E quale sia stata l'ispirazione per avere degli elementi di violenza così grafica all'interno del film? Devo dire che c'è un antesignano di questo film che mi ricordo mi ispirò molto, che era Terrore cieco, un film in cui c'era un'attrice americana che era cieca e che ovviamente si trovava la mattina a trovarsi in mezzo a tanti cadaveri. Più o meno questa meccanica nasceva da questo film che si chiamava Terrore cieco. There was a movie that inspired me at first. The literal translation would be Blind Terror, but it's an American movie. And I remember there was a scene with the actors walking in and being surrounded by corpses. And that was a big inspiration at first. Era cieca, ovviamente, detto che era cieca, sì. Yeah. Sì. Obviously she was blind, and that's Blind Terror. Su quest'idea ho pensato di costruire una meccanica legata al credo una bellissima cosa, quella di una ragazza che venne un assassino, che sapeva che nella casa c'erano 4 ragazze. Infatti il titolo del soggetto si chiamava 5 ragazze sole, e quindi five woman alone in English. E quindi l'idea fu che il bello, devo dire, di quel film nasce in particolare da quando l'assassino torna in casa per portare via i cadaveri e ovviamente la ragazza che teme di essere scoperta vive questa situazione di terrore ed era anche claudicante. Poi continua quando arriva fino a qui che... The inspiration that I took from that was primarily inserting the context into a house full of people and a serial killer walking in, and I actually named that first attempt 5 girls alone, 5 lonely girls perhaps. And the idea is we recall these moments of feeling alone when the girl knows there is an assassin in the house, a murderer in the house, and she's on the lookout and she knows something bad is going to happen, but she's keeping quiet. E quindi in questo senso la meccanica di quel blocco di scene è stata determinante per il successo del film. Ovviamente se la storia è circoscritta solo alla meccanica
della villetta sperduta in montagna, forse sarebbe stato un film meno mosso. E io aggiungemmo nella sceneggiatura, e qui ci fu anche l'intervento di Carlo Conti, in cui ambientando il film come si chiama a Perugia, praticamente l'Università di Perugia è un'università che è internazionale, di conseguenza prima di tutto giustificò la lingua inglese anche per l'Italia, anche se in Italia ci fu una copia solo un'edizione solo anche in italiano, e nello stesso tempo per dare questo sapore internazionale alla storia, e di conseguenza quindi fu l'idea di ambientarlo a Perugia. Penso ha dato anche una valenza importante, perché Perugia è una città straordinaria, amata molto anche dalle persone dall'estero, e quando qualche anno fa, tu forse te lo ricorderai, c'è stato un grande delitto in cui una ragazza americana che faceva l'amore... Ho fatto la risamina delle prove di quel caso, io insieme alla mia... Credo che ci sta un meccanismo strano quella cosa, perché uno dei tre doveva essere l'assassino, però la soluzione è stata che non potendo colpevolizzare uno dei tre, la legge italiana li ha liberati tutti e tre, insomma, in realtà. No, Rudy Ghedè è in prigione. Rudy Ghedè è ancora in prigione. Sì, poi che è quello che forse non è il controllo. Vuoi dire fino a qua? So, if we had limited the movie to this kind of dynamic, it would probably have been a little bit more boring. So that's definitely an inspiration for what then made Torso into the movie that it became. But I think a key element to that was actually setting it in a city that is an international city in Italy, and that's Perugia. It's a place where people go to university and they join from all over the world to go to that university, and that would also justify the language. We would use English for an Italian production, which is quite unusual, and actually in Italy it only came out with one edition in Italian. But the fact that we had this language, we had an international community, it created some sort of prospect into why this movie would, look out for an international community in terms of audience. And actually, this is quite relevant to something that then happened years later by pure chance, but Meredith Kircher's murder actually happened in Perugia. It became a worldwide known case because of Amanda Knox's presence and the fact that there were 3 people who were accused and investigated, and then in the end evidence was all over the place and the conclusion was not obvious, but it created credibility for Torso as well in a way. Penso poi che la scena più importante del film, a mio giudizio, è una cosa che penso di aver inventato io. Tu l'hai visto il film? No, certo. Sì, l'hai visto. Mi hai già chiesto da Sergio. Certo, chiesto. Allora, praticamente la sequenza della chiave, il pubblico urlava nella sala, non aprire, don't open, perché la meccanica della donna, della ragazza rimasta sola, che aveva speranza di poter fuggire, era determinato dal fatto che riuscisse a far cadere la chiave. E ricordo il pubblico in sala quando vedeva la mano dell'assassino che prendeva la chiave, la metteva sul giornale, anche con un pubblico evoluto, non stavamo in un paese, urlavano le donne, non aprire, don't open. And that created such an involvement in the crowd that when the key scene came about, in many different situations, we had an audience that would scream, don't open, because it was pivotal for the girl to actually drop the key at the right time. And then there was another scene in the movie where you see the key on top of the newspaper and the hand of the murderer that goes to get it. That also, yes, exactly, that also creates a little bit of an involvement in the crowd. So no matter where we were, big city or small town, we were just screaming, don't open. Il film ebbe un enorme successo inizialmente, che poteva essere molto più alto, perché nello stesso tempo uscì il film con Marlon Brando e la ragazza non di Sorrentino, del regista di quella generazione importante che adesso purtroppo non mi viene il nome, la vecchiaia, il Covid mi hanno tolto la memoria. È un film storico in cui Bertolucci esplose sotto il profilo, quindi dopo qualche settimana di grande incasso fu rallentato da questo film. Forse se lo potete trovare, quel film fatto
non da Sorrentino ma da Bertolucci, insieme a I don't remember the name of the movie. You can find No, it. we'll look it up. We'll look it up. Okay. So the movie was hugely successful at first, but I think it got stopped a little bit in its diffusion, especially in Italy, because another really good movie came out in the same years, or well, at the same time. And it's a film by Bertolucci. Marlon Brando è una ragazza francese. And my memory fails me a little bit, so you'll have to look it up for me. But I think that kind of conflicted a little bit with the fact that Torso came out. Gotcha. While I have him here. Tango a Parigi. The title is Tango a Parigi. Okay. Yes, yeah. Last Tango in Paris. Yes. Okay. I love all the colors of the dark, but Torso, that scene with the key, is one of the most brilliant scenes I've ever seen in a film. So that's bravo. That's my idea. Non Gastaldi that way. It wasn't the screenplay, it was like Ernesto just is a good friend of mine, and also the good collaboration with him. But especially parlo italiano adesso. La mia volontà non era quella solo di seguire una sequenza, ma anche di raccontare attraverso le immagini, non le parole. Tendenzialmente molti film sono molto legati al dialogo, però in un film giallo il silenzio è fondamentale. Il film, gli ultimi 20 minuti non parla nessuno, nobody talk in the last 20 minutes. Right, yeah. So in that way it's better for the dubbing. For sure. He was just mentioning so many movies are about, well, he's particularly proud of that scene, like you mentioned. But the thing is, so many movies are about elements like dialogue or other things aren't kind of straightforward to put together in a way as a director. In a Giallo movie, you have lots of silence. He mentioned the 20 minutes that you've got at the end of the movie without a single voice. And creating the suspense is all about how you frame things, how quickly you change from one situation to another. So there has to be much more of an introspective look towards it. Quindi quel film, lo dico, nel ricordarlo lo ritengo ancora un film che possa essere gradevole, sono contento di aver fatto. Ci sono due elementi, ovviamente già l'ho detto qualche giorno fa, che praticamente per rendere il film vietato a minori di 18 anni era necessario creare delle scene forse anche tutto sommato sciatte di sessualità tra le ragazze, e ovviamente che cosa succedeva? Che lasciandole nella copia che si portava già la censura, sapevamo perfettamente che il giudice che doveva dare il visto per i giovani, eccetera, lui lo negava perché c'erano queste immagini un pochettino più esplicite, anche tutto sommato neanche secondo me erotiche, però in realtà perché girate anche con la volontà di dare in pasto forse una volgarità dell'immagine. Quindi quelle scene nell'edizione di quegli anni vennero tagliate perché i giudici, per dare il visto, dicono dovete tagliare questa sequenza. Che già l'ho detto qualche altro giorno fa, però quindi a questo punto che cosa succedeva? Che siccome in quegli anni là il cinema era quasi immediato, dal momento che il visto censura veniva dato, 2 giorni dopo il film usciva, perché si tagliava sulle copie le scene e quindi si toglievano quelle immagini. Purtroppo i negativi sono continuati a esserci, e la generazione vostra le vedete con quelle immagini che tutto sommato sono un po' sciatte in questo senso. So the movie itself, because of all of these elements, is something that I'm still proud of having created. Although, I have to say, there is a particular element that bothers me a bit, which is, back in the day, there was this distinction between movies that could have been watched by people below the age of 18, which is the legal age in Italy to be an adult, and movies that couldn't. So we had to go through censorship, right? That's something we had to do all the time, and it took basically 2 days in between when we presented it and got it approved and then the movie could come out. So we wanted to make it as quick as possible to have the movie come out. And what we did to make it happen was we decided to create some scenes that were a bit too explicit, a bit too graphic, a bit splatter, he said even, like tasteless.
Because we wanted them to be cut. We wanted the censorship to have something to actually cut. The problem is, so that would happen, right? We would have those scenes cut very quickly and then the movie could come out. The problem was that in the negatives that came over the years, those scenes remain. So when I see them, although it's not vulgar, it's not too explicit, they still bother me a little bit because they're not the scenes that I imagine would stay in the final cut. Oh, wow, that's very interesting. C'è anche la possibilità che si faccia un remake del film, che ovviamente c'è un giovane regista italiano che vuol farlo, sta cercando di darci, diciamo, di offrirci una somma a me e ovviamente ai diritti del produttore che fu Ponti. Però che credo siano tutti ormai limitati a me e a Ernesto Castaldi, che partecipò alla sceneggiatura, ovviamente anche con i suoi interventi, quindi non voglio arrogarmi tutto il merito di quel film, però tendenzialmente le scene più importanti secondo me sono la chiave, e anche alcune di quelle morti sono a mio giudizio sono rimaste ancora oggi, credo che siano ancora. Con l'evoluzione dello spettacolo che c'è adesso, la gente, quando mi è capitato di andare in alcune località a parlare e a vedere il film, si vede questa sera il film anche, sì, e quindi probabilmente le stesse emozioni giungono, cioè del fatto di oggi ancora restare attratti da delle sequenze che forse con il tempo il cinema inevitabilmente invecchia in tutti i sensi. So nowadays there is a discussion for a young director to take the rights over this movie and have a remake of it. And this is something we've been discussing in Italy, and obviously they would have to pay for royalty to me and to Gastaldi, who was the original screenplay, so I'm not taking credit for all the good scenes that are there. But basically what I think is, although this could be a possibility, I believe that the movie still has some really good elements as it is. It is a movie that has aged, obviously, but the fact that there's some sequences, some particular elements, I think it's still a relevant movie to this day. Yeah. Watching your films, I appreciate that the camera angles and set pieces are always dynamic. No scene is ever boring to look at. Is there a particular moment in your filmography in all your films that was even more exciting to film than you'd imagine when reading the script? La domanda è, ci sono alcuni angoli della prospettiva della camera che piacciono moltissimo all'interno di questo film, e quando tu li hai magari inizialmente letti all'interno del copione, c'è stato un qualcosa che ti ha poi impressionato ancora di più positivamente nel momento in cui lo stavi creando a livello proprio di... Sì, sicuramente seguire la salita dell'assassino fino a quando scopre la pantofola è stata una mia idea di realizzarla in quel modo. Non c'erano ancora lo Steadicam in quegli anni, quindi i miei collaboratori, devo dire, Giancarlo Ferrando come direttore di fotografia, gli scenografi, eccetera, che devo dire sono stati bravissimi a creare la costruzione, è stata tutta la costruzione completa, solo il casale esterno era una villa che stava vicino Roma, quindi neanche. Poi c'è stato un aneddoto molto bello che forse ho raccontato altre volte, che è girato in un film in una località che si chiama Tagliacozzo in Abruzzo, dove improvvisamente, quando io avevo scritto la storia, mi ricordai che poteva essere giusta come dinamica, una grande piazza del paese con la montagna sopra, che ovviamente poteva dominare, e poi qui c'è la scena degli specchietti, il tentativo di comunicare. E la cosa bella è che quando andavamo a girare queste riprese, improvvisamente ovviamente si costruì 2 facciate della villa, e a un certo punto arrivò il sindaco e vide questa cosa, ci voleva denunciare tutti come una costruzione abusiva, e poi capì che andando su vide che era finta. Yeah, so there's many scenes that I actually imagine slightly differently compared to what was in the original screenplay. So one example is the scene of the murderer who gets the slipper, and that was very fun to do actually. It required a lot of mechanical work together with the director of photography. We had to work very hard to make it happen the way it happened because of the technology availability at the time.
And that's an example, but I also have an anecdote that I would like to share. So when we had to go to a place called Tagliacozzo in Puglia. Abruzzo, sorry, in Abruzzo, different region in Italy. So it's in the south, just to give context. We basically because I've been there when I was very young during the summer. Okay, so he remembers it from those days, and he decided to have a scene shot there. They needed to create a certain setting for the mirror scene in the villa. So the original villa was near Rome, but then in this situation we had to create a particular setting. And I remember when we created the setting, it was built in a way that when the mayor of the town came in, he looked at it and he screamed. He was like, "No, you get out!" E voglio anche aggiungere che Burchiellaro, che era lo scenografo, che era un bravissimo scenografo italiano, e praticamente era disperato che non trovava il paese, ed improvvisamente nella mia memoria riapparse Tagliacozzo, perché da bambino aveva fatto delle villeggiature lì, quindi lui andò a colpo sicuro, e da quel punto praticamente il film si poteva realizzare, perché non era facile, insomma, trovare un paese che dall'altro c'era questa cosa. Ci sono degli aneddoti che sono molto divertenti, perché nella scena della morte sotto il Cavalcaria, ovviamente cosa succedeva? Che era un periodo che pioveva sempre, quindi il film fu anche allungato dai tempi che non si poteva girare per la pioggia, e noi facevamo scendere, ovviamente mentre scendevano i camion per portare il materiale giù in strade, insomma, che erano, insomma, non erano asfaltate, quindi solo terreno eccetera, si aveva la paura che poi quando si tornava si veniva una persona e poteva bloccare le riprese. E l'aneddoto è questo, che a un certo punto allora non c'erano le previsioni del tempo precise, e io vidi un gregge con un pastore, che ovviamente la tradizione diceva che chi vive con diciamo, al contatto della natura ha più capacità di immaginare cosa possa essere il cambiamento del tempo. Mi disse una frase che forse loro non possono capire, che parlava in abruzzese, e io dissi: "Che succede? C'è quella nuvola sulla montagna", dice, che però stava in un certo punto vicino al punto più alto, e lui rispose una frase che è rimasta storica: "Acqua de rocca a noi non ci tocca". Quindi da questo punto in poi noi credemmo alla sua cosa e scesero tutti i camion, però successe poi che venne un diluvio universale, per cui fu bloccato tutto per 3 giorni. Try to explain. Yeah, this is a tough one because it's got dialect involved. So actually, I always find the something that's comic in every picture. So somebody, actually about Tagliacozzo, somebody from the production had a hard time finding it because it was such a deserted place in the middle of nowhere in this region. The Autostrada Street in downstairs, the first... No, ma sono ancora alla frase prima sul fatto che non trovaste Tagliacozzo. Sì. So we had such a hard time finding it, and then I had this moment when, you know, the childhood memories just pervaded me, and I recall the exact directions to get there because it was somewhere I had been as a child many times. Then there's an anecdote actually about one of the scenes that we shot below the highway, and obviously it's, as we mentioned, a small town, so imagine there's a highway and then below the street is not very well finished. So every time we would have to shoot a sequence down there, we would have to trust the process, and at the time it was raining all the time, and we were really scared that we would have to stop the production because of the rain or because of some atmospheric agents. The camion downstairs. And especially because the lorries had to come all the way down and stay there, and you know, coming down wasn't an issue, but imagine if it had rained for maybe hours, it would have been so difficult to go all the way up in a street that looks extremely unfinished. And so the anecdote is, at one point we were looking out for, you know, some people to give us hints, and there comes a shepherd who was a man of the land, right? And people who work with nature and land and animals and cattle, they usually know more about these things. So we trusted him when in dialect he said, "Oh, the cloud up there
it means it's gonna pour. And so they all trusted him, they all got their things, they ran away with the lorries and everything, but it started raining at the wrong time and they had to stop the production basically for 3 days straight. Oh, no. Well, we began talking about your films and mass consumption. And I'd like to end with a question about J&B Scotch. It's as iconic as black gloves and stilettos. Why? What is the fascination with J&B Scotch? Scotch is economic, of course, not for me, but for the production. For mostly of the film in that period, you find always J&B and some cigarette coming near the face of the actors. And that's, in that period, it's per pubblicità occulta, insomma. Però non tanto occulta. We were trying, well, he said it was particularly cheap for the production right. badges and obviously it became iconic, but he also mentioned that you know, in a way we were advertising it without really doing it, but actually we were doing it. No, prima di cambiare argomento voglio dire che i collaboratori di quel film, come di tanti altri miei, sono stati anche una base importante del successo. Giancarlo Ferrando, che purtroppo era il mio direttore della fotografia, era bravissimo con la macchina da presa, con la macchina a mano. Poi era uno che anche in altri film fatti in paesi esotici non aveva paura di nulla, si metteva anche in condizioni molto critiche sul piano della cosa. Ci sta Burchiellaro, che era uno scenografo bravissimo, tanti altri, un mio cugino che Massimo Tarantini, che ha fatto il regista e che adesso vive in Brasile, che faceva il mio aiuto regista, e poi tante persone della troupe, che potevano essere anche le sarte, i macchinisti eccetera, che sono stati persone che spesso nella mia vita ho continuato a frequentare perché avevano quella sapienza, quell'ironia che mi confortava, oltre alla bravura del professionale, di rendere più lieve i film, perché sai perfettamente che il cinema è bello, ma ci sono dei momenti drammatici, ci sono dei momenti di tensione, e quindi quel modo umoristico della romanità di interrompere un momento di tensione con gli attori, con gli altri collaboratori, era determinante per andare avanti in modo allegro sempre. Before we move on, I would also love to mention that the success of this movie lies also within the people I surrounded myself with when we were producing it. So, for example, the director of photography at the time, he was Giancarlo Ferrando. He was such a precious person for the production itself. He was great with the camera, the way he carried it, the way he saw the scenes. And that was one way of being professional, because then there were other people in the troupe. For example, Burchiellaro was also pivotal and instrumental in making this a great movie. But even my cousin, who now lives in Brazil, he was absolutely fantastic in contributing to the creation of everything. And it goes all the way through the tailors, people whose expertise had Michele Massimo Tarantini, just to remember him. Okay. His cousin's name. But yeah, people who had such great levels of expertise at many different levels, but also carried a little bit of the Roman attitude, which is comforting to me, because it's a situation where you're not just, you know, in a professional environment, but you have fun together and you're able to, you know, have moments that cinema requires, not just drama, not just thriller, but also some relaxation and some comedy, and that translates to what you do in the background as well as what you do on screen. And so having these people around not only was comforting, but it really allowed me to work well over the years and create the movies as they were. Voglio dare anche un'altra cosa, anche in quel film è bella l'idea di fare la maschera dell'assassino bianca. L'idea era della costumista, bravissima, non mi ricordo il nome, però comunque in realtà anche quella faccia bianca forse faceva più paura di quello del nero abituale che si fa in questo tipo di film. An example is the murderer's face mask. At one point, it's white instead of the traditional black, and that was an idea that came from one of the tailors, who was absolutely fantastic. She was great, and she knew that you know, making it. And she knew that making it that way would contribute to creating something more iconic in a way. Well, anche la nebbia che ho fatto nella scena dello smog, nella scena degli alberi lì, fu anche una valutazione economica, perché
potenzialmente la scena era scritta di notte, quindi era più ovvio tutto sommato, e però girare di giorno ha il vantaggio che meno illuminazione, però ha anche la possibilità del cambio di clima, quindi di dare questa nebbia che si alza, praticamente cioè, da un punto di vista diciamo scenografico era molto suggestiva, però era anche la componente del risparmio era fondamentale, perché in quel modo ho potuto girare dei giorni c'era il sole nascosto dalla nebbia e altri giorni che c'era la nebbia vera, insomma, anche in questo senso. Even the fact that we had, for example, the fog scenes, those were determined by, yes, the fact that we like to have a little bit of suspense and a setting that looks in a certain way, but it's also something that is dictated by economic reasons, because that way I could basically shoot any day, whether there was, you know, big sunshine, we'll just put the fog there. Also because we put the light. Yeah, or maybe during, you know, days where we actually had some fog, which was quite common at the time, then I could shoot in those days too. Well, pressed for time. yes, we could talk for hours, Yes. but we don't have that time. We got to get into the screening. Okay. So thank you very much, Sergio Martino. It's been an absolute pleasure. Thank you, and congratulations on a wonderful career and a life very well lived. You are very kind, and I hope I have a chance to come back. My age is now sure about that. Come back anytime. All right, thank you, sir. Grazie. Okay, grazie.